Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Vi ho fatto vedere tantissime torce tattiche potenti. Questa è la Netcore TM20K, 20K sta per 20.000 lumen. No, questi non sono i 20.000 lumen, questi sono i 20.000 lumen. Una torcia tattica paurosa. Ovviamente si tratta di un prodotto professionale destinato a chi deve utilizzarla per lavoro, può essere utilizzata anche da chi vuole acquistarla non per lavoro, ma nasce principalmente per essere utilizzata da chi ha necessità di illuminare in profondità con una luminosità enorme, abbondante, una grandissima luminosità che si diffonde anche in modo grandangolare. Il suo costo è circa 230 euro, ancora di preciso non sono riuscito a capire quale sarà il prezzo in Italia, ma vi lascerò tutti i link giù nel primo commento e nella descrizione. Ho fatto alcune riprese in esterno e sembrava veramente che fosse spuntata la luce del sole, illumina in modo ampio con tantissima luminosità. Vi farò vedere tutte le riprese, ma prima di tutto mettiamola sul bancone e guardiamo tutte le caratteristiche e le varie funzioni. Quindi cominciamo. E allora adesso sul bancone state vedendo solamente la torcia, questa fondina, questa custodia semirigida e il cavo per poterla ricaricare, perché io l'ho ricevuta ancora prima che venisse messa in commercio in Italia e anche fuori dall'Italia, quindi ancora non era disponibile la scatola, manuale di istruzioni eccetera. Quindi ovviamente all'interno della confezione troverete manuale di istruzioni, cavo di ricarica, tutti i vari accessori come un ulteriore coperchio di ricambio per la ricarica eccetera. Quindi concentriamoci sul prodotto. Allora, il corpo è ricavato tutto tramite lavorazione CNC, quindi dal pieno, ed è molto robusto e solido. Ha la parte posteriore più stretta per poterla impugnare con più comodità e anche per poterla mettere più comodamente al fianco. Lateralmente abbiamo anche questa clip per poterla bloccare alla cintura, alla spallina dello zaino, eccetera. Da questa parte è possibile anche collegare un laccetto, oppure possiamo appenderla tramite un chiodo o una vite ad una parete. Nella parte frontale abbiamo la classica corona che può servire sia come arma da difesa che anche per rompere eventuali vetri e tutte quelle superfici frangibili. È dotata di ben 18 LED disposti in modo circolare più un LED nella parte centrale e grazie al funzionamento di tutti i LED contemporaneamente raggiungiamo i 20.000 lumen. L'impugnatura ha questa parte zigrinata antiscivolo e sul corpo sono presenti queste altre zigrinature che oltre ad aiutarci a dissipare il calore ci aiutano anche ad avere un buon grip. E anche nella parte posteriore sono presenti due fori che ci permettono di mettere un laccetto per poterla assicurare al polso. Adesso guardiamo il funzionamento. Nella parte posteriore abbiamo questa levetta che è possibile spostare dalla posizione di lucchetto, che ovviamente ci consentirà di bloccare la torcia e impedire che si accenda momentaneamente, alla modalità 1 e poi successivamente alla modalità 2, perché è una torcia che ci permette di utilizzarla per esempio in tutte quelle situazioni nelle quali dobbiamo utilizzarla normalmente solo per illuminare, ma abbiamo la possibilità di utilizzarla anche in modalità 2, quindi in modalità tattica. Cambia il tipo di funzionamento che risulta più rapido per alcune funzioni. Quindi in modalità 1 possiamo accenderla premendo il tastino nella parte posteriore e rimarrà accesa normalmente come tutte le torce, e dal tastino superiore potremo variare la luminosità a step e riaccendendola si riaccenderà con l'ultima modalità utilizzata. Da questa parte invece abbiamo un tastino che funziona sia premendolo dalla parte destra che dalla parte sinistra, che premendola emetterà 20.000 lumen, che sono davvero tantissimi. Non avete mai visto questa luminosità emessa da una torcia proiettata sul bancone. Abbiamo anche la possibilità di variare questo tipo di funzionamento e attivare la modalità strobo, ma per poter variare completamente le varie funzioni bisogna spostare questa levetta posizionandola su 2. Una volta spostata infatti la torcia varierà come funzionamento e ci darà la possibilità di accendere in modo momentaneo premendo il tasto nella parte posteriore, e tramite una combinazione di pressione dei tasti possiamo variare da modalità turbo a modalità strobo quando premeremo il tastino nella parte posteriore. Infatti in questo modo, premendo questo tasto, avremo la modalità turbo con i 2000 lumen, ma se io premerò il tasto nella parte superiore mentre avrò premuto quest'altro tasto, varierà e passerà in modalità strobo. Quindi abbiamo la possibilità di cambiare le varie funzioni mantenendo premuto questo tastino per qualche secondo mentre premiamo il tastino della modalità speciale, turbo o strobo. Per poterla ricaricare si utilizza un cavo di ricarica USB di tipo C e nella parte centrale del tasto di accensione avremo anche un LED che ci indicherà il livello di carica della batteria durante la fase di ricarica, ma anche durante l'utilizzo. E ora parliamo delle caratteristiche tecniche di questa torcia. All'interno dell'impugnatura troviamo due batterie 21.700 per un totale di 9.600 mAh.
Sono due batterie integrate, in teoria non sarebbe possibile rimuoverle, ci sarà qualche sistema svitando queste viti, comunque non è previsto che vengano rimosse e vanno considerate batterie integrate. Per poterle ricaricare abbiamo due sistemi, uno denominato QC, ipotizzo che stia per Quick Charge, e l'altro invece è il sistema di ricarica standard con il cavo USB di tipo C utilizzando un alimentatore 5V 2A. Utilizzando il sistema rapido avremo 4 ore e 30 minuti per la ricarica, invece con il sistema con il caricabatterie classico tipo quello dei cellulari sarà necessario impiegare 7 ore e 30 minuti, ovviamente quando la batteria è scarica al massimo. Parliamo anche delle caratteristiche tecniche. In modalità strobo avremo 20.000 lumen, non si è specificato la durata e neanche la distanza raggiunta. In modalità floodlight avremo invece 1800 lumen, per 2 ore raggiungeremo 73 metri. In modalità spotlight 1200 lumen, per 3 ore raggiungeremo 30 minuti ad una distanza di 260 metri. Poi avremo la modalità ultra low 320 lumen per 13 ore e raggiungeremo 120 metri. In modalità low invece avremo 1050 lumen, per 4 ore e 15 minuti raggiungeremo 190 metri. In modalità media avremo 1900 lumen per 1 ora e 45 minuti e raggiungeremo 260 metri. In modalità alta invece raggiungeremo ben 3100 lumen per 45 minuti e raggiungeremo una distanza di 270 metri. Ma in modalità turbo avremo 20.000 lumen, il tempo di durata non è definito, mi sono reso conto utilizzandola che la durata varia, forse in base a quanto si riscalda, eccetera. Comunque dura qualche secondo, una decina di secondi, dopodiché si abbassa, per modo di dire, a 3100 lumen, che comunque rimane una luminosità considerevole, e possiamo raggiungere ben 290 metri. Ha una protezione IP68, quindi si può immergere fino a 2 metri e resiste a cadute da 1 metro di altezza. È integrato il sistema ATR, quindi un sistema avanzato di regolazione della temperatura per evitare che si surriscaldi molto, quindi interviene e mantiene una temperatura sempre equilibrata. Avendo la base piatta è possibile utilizzarla anche poggiata su una superficie per proiettare la luce verso il soffitto e illuminare l'ambiente diffondendo la luce in modo omogeneo. Ovviamente anche posizionata in questo modo sarà impossibile che rotoli, perché la sua forma piatta nella parte posteriore impedisce il rotolamento, quindi si può poggiare su qualunque superficie, anche superfici inclinate. Ma viste queste caratteristiche non resta che fare un paio di prove in esterno, quindi andiamo. E allora ragazzi, come sempre hotel abbandonato. Adesso accenderò la torcia nella modalità massima, che non sia però la modalità turbo, e dopodiché vediamo anche la differenza appunto con la modalità turbo inserita. Quindi questa è la modalità massima fra quelle normali, guardate, riusciamo ad illuminare benissimo. E allora ragazzi, scusatemi ma mi si è staccata la registrazione per errore, quindi vi stavo facendo vedere luminosità massima, davvero molto luminosa. Possiamo variare tramite il tastino nella parte alta le varie luminosità, passando dalla più bassa, che comunque come vedete riesce a illuminare benissimo, e man mano aumentare fino alla più alta. Ma se vado nella modalità turbo è qualcosa di impressionante, grandangolare, mai usato una torcia con questo fascio luminoso. Ragazzi, permette di illuminare sia la parte frontale che la parte laterale, tutto attorno, insomma davvero praticamente è come se spuntasse la luce del sole. Pauroso. Adesso siamo invece in una stradina che già vi ho fatto vedere in altre recensioni, completamente al buio. Accenderò la torcia in modalità minima, come vedete riusciamo ad illuminare perfettamente anche in fondo. Con questa potremmo tranquillamente utilizzare per illuminare questo ambiente, perché ci permette di vedere molto bene, ma è la modalità minima. Adesso aumentiamo, ci sono dei pulviscoli che danno un po' di fastidio, comunque riusciamo a vedere lo stesso benissimo. Si illumina in modo grandangolare, riusciamo ad illuminare anche in alto mantenendo la torcia puntata in avanti, riusciamo a vedere tutto ciò che ci circonda. Ma andiamo ancora avanti, e questa è la modalità massima fra quelle normali. Adesso mettiamo la modalità turbo, guardate ragazzi, una luce paurosa, davvero molto luminosa, mi piace. Minima e turbo. Ovviamente la modalità minima si può utilizzare tranquillamente, come vedete, per percorrere una strada come questa al buio, illuminando bene sia di fronte a noi che anche a distanza. La modalità turbo è fin troppo luminosa.
Anche questa parte già la conoscete, è la parte posteriore dell'hotel abbandonato, quindi partiamo anche in questo caso con modalità minima, che però come vedete arriva molto lontano. Anche in questo caso illumina pure lateralmente, aumentiamo man mano la luminosità, guardate come aumenta, si vede benissimo. Questa è sempre la modalità massima fra quelle normali. Adesso andiamo in modalità turbo e spunta la luce del sole, davvero pauroso, c'è un abisso. Adesso siamo di nuovo nel solito uliveto, accenderò la torcia in modalità minima, guardate, riusciamo ad illuminare benissimo anche in fondo, aumento man mano, già si vede anche la casa in fondo, guardate, davvero molto luminosa e davvero molto grandangolare. Adesso andiamo in modalità massima, è impressionante, c'è umidità, quindi abbiamo il riflesso come quando c'è nebbia con gli abbaglianti dell'automobile, però potete vedere la differenza di luminosità tra la modalità normale, insomma la più alta ma tra quelle normali, e la modalità turbo, davvero impressionante. Guardiamo in fondo, peccato per questa nebbiolina, comunque molto luminosa. Anche in modalità minima si vede davvero molto bene. E ora ragazzi rimarrete senza parole, perché vi farò vedere il solito edificio ormai in fase di costruzione da tantissimi anni. Partiamo dalla modalità più bassa e già con questa riusciamo a vedere praticamente molto bene, aumento man mano, come vedete vediamo sempre meglio, fino ad arrivare alla modalità più alta ma di quelle normali. Ma se io vado in modalità turbo, guardate, zoomando si vede illuminato benissimo, guardate che differenza. Allora spegniamo, spenta, turbo, praticamente si illumina benissimo, quasi come se fosse veramente illuminato dalla luce solare. Spenta, turbo, molto interessante questa torcia. Questa è la modalità più alta, ma ripeto, anche con la modalità minima si riesce a vedere molto bene. La modalità turbo, sapete, si utilizza solamente in alcune circostanze, riusciamo a vedere benissimo anche con questa modalità, ma voglio farvi rivedere la modalità turbo paurosa. E allora ragazzi, quindi cosa dire di questa torcia da ben 20.000 lumen? Secondo me è una torcia davvero potentissima, anche senza utilizzarla in modalità turbo, per il tipo di luminosità che emette, grandangolare, che arriva fino a distanza. Secondo me è una torcia molto valida per chi deve utilizzarla per lavoro. Ripeto, va bene anche per chi vuole utilizzarla in campeggio, chi vuole utilizzarla a pesca, per tutti i vari motivi per cui può essere utilizzata una torcia. Ma visto il prezzo e viste le caratteristiche, secondo me è una torcia più indicata per un utilizzo professionale. E vi ricordo che la modalità turbo in tutte le torce va utilizzata solamente per alcuni secondi. In generale si utilizza la torcia in modalità massima quando serve avere una buona luminosità, e la modalità turbo per poter vedere meglio qualche dettaglio. È difficile che si utilizzi in modalità turbo per tutto il tempo. 20.000 lumen d'altra parte sono davvero così tanti che penso che sia difficile che serva tutta questa luce per un tempo prolungato. Comunque, se vi interessa vi lascerò il link giù nel primo commento nella descrizione per poter vedere il prodotto, per bene leggere tutte le caratteristiche tecniche ed eventualmente anche acquistarla. Adesso non mi resta che ringraziarvi di aver visto il video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video se vi è piaciuto, l'avete ritenuto utile, cliccate sulla campanella qua giù per attivare le notifiche e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!